tutti, ben trovati, perché insomma era un po' che non ci si vedeva. Sono Cristiano Tomei, siete qua nel mio ristorante a Lucca, per la precisione sulla via di Pieve Santo Stefano, nel giardino. Qui dietro di me c'è questa meravigliosa cucina a legna dove prepareremo perché c'è anche Fabio, il mio sous chef, un piatto al quale sono molto legato. Faremo una polpetta che omaggia tutte le polpette d'Italia. Prendiamo questo pezzo di carne, per la precisione questa è una punta di petto dove c'è anche tanta polpa meravigliosa, di fassone di razza piemontese. È una carne molto saporita, anche se è una carne molto magra. Quindi ora Fabio inizia a lavorare la carne, ne ricava diversi micro tagli per fare diverse preparazioni. Guardate anche la trama di questa carne, è una carne gentile che viene allevata in maniera molto rispettosa dell'animale. Faremo il lesso. Il lesso, ecco, non ci sbagliamo, non c'entra nulla col bollito, quindi il lesso è una preparazione che si fa per fare il brodo. Differenza: brodo acqua fredda, lesso, cioè quindi acqua fredda, bollito si butta la materia prima quando l'acqua è bollore. Fabio la taglierà a pezzi, useremo questa bellissima pentola e ci metteremo le classiche cose da brodo: carota, cipolla, sedano, e la facciamo andare lentissimamente. Il lesso deve essere una cosa nella quale l'ingrediente più importante è il tempo. Perché ci interessa il lesso? Ora vi spiego la ragione storica di questa polpetta qui. Una volta la carne si mangiava pochissimo durante l'anno. Si mangiava la carne che il macellaio ti poteva dare con pochi soldini, quindi le ossa, qualche parte tipo la lingua che era considerata meno nobile, e si facevano i brodi. Poi qui in zona si facevano le polpette con lesso, cioè una volta ottenuto un brodo straordinario si prendeva il lesso, si sfilacciava con le mani, si cuocevano le patate facevano volume, prezzemolo, aglio, un po' di rosmarino, ma soprattutto quest'erba qui aromatica, questo è timo in italiano, in toscano qui da noi pecorino. Considerate che questa pianta qui ha una forza aromatica che non ha uguali, secondo me. Quindi ora mettiamo acqua freddissima e mettiamo sul fuoco. Quanto si cuoce, mi chiedete? Sì, lo so, lo sento che me lo state chiedendo. Quanto si cuoce? E chi lo sa? Allora, queste sono quelle ricette dove interviene l'umanità di chi fa da mangiare, nel senso che questo deve andare molto piano, va schiumato, possono passare 5 ore, come 6, come 7, come 8. Insomma, basta assaggiarlo, avere pazienza e soprattutto il brodo deve freddare con calma. Questa è una ricetta che ci vuole un po' di tempo. Cosa facciamo a questo punto? Prendiamo le ossa, le nervature, le parti più dure della carne e facciamo un'acqua di ragù. Cosa vuol dire? Noi prendiamo elementi che sono nel ragù, diciamo alla bolognese, e ci facciamo un brodo, tra un brodo e un fondo. Poi tutto a freddo come il lesso, perché vogliamo tirare fuori i succhi. Quindi a questo punto ci abbiamo messo il sedano, poi cipolla, in questo caso una cipolla bionda, e poi ci mettiamo le carote e poi alla fine pomodoro pelato. Allora, come il lesso, acqua fredda, va bene anche il ghiaccio eventualmente, anche questa non è che c'ha un tempo di cottura, deve lavorare, si devono disfare le cipolle, si deve disfare tutte le nervature della carne. Ebbene, ci siamo. Naturalmente io vi dico sempre la verità, noi avevamo già preparato il lesso, è già stato filtrato, guardate che brodo, che colore meraviglioso che ha. Ora partiamo proprio con la polpetta di lesso. La carne va proprio sfilacciata con le dita, con le mani,
Meglio da caldo, l'abbiamo fatta freddare, l'abbiamo riscaldata, perché comunque da caldo si lavora meglio. Però ricordatevi sempre che il brodo deve freddare e poi si riscalda. Detto questo, ci si aggiunge un pochino di rosmarino, l'aglio, che è importantissimo, come sta facendo Fabio. Io intanto taglio un po' di prezzemolo. Poi le patate, che sono state lessate in una parte del brodo, così prendono ulteriore sapore. Ora, ingrediente fondamentale, il pecorino, cioè il timo. Questo si deve sentire, deve essere proprio presentissimo. Aggiungiamo il parmigiano reggiano e un goccio di olio extravergine di oliva. La carne si impasta con le patate, la patata diventa il legante fondamentale e poi se vedete che è asciutto, naturalmente avete il brodino lì. Il brodo ha un colore magico, ambrato, dorato, meraviglioso. Vuol dire che il brodo ha cotto molto lentamente e i succhi hanno colorato l'acqua. Il pepe che abbiamo usato è un pepe già macinato che a me ricorda tantissimo le preparazioni di una volta. L'impasto è pronto, buonissimo, profumatissimo e lo mettiamo da parte. Deve essere un po' grezzo, non deve essere perfettamente amalgamato. Poi dopo scoprite il perché. Questa cosa che c'è in questa pentola meravigliosa è la famosa acqua di ragù. Guardate un po' che bel colore anche qua, il colore è spettacolare. Ma a questo punto questa va messa a filtrare, vedete questo colino a maglia strettissima. Quando è finito questo processo qui, noi quest'acqua la utilizziamo per diverse preparazioni. Ci interessa proprio come insaporitore, no? È un po' come una salsa di soia dei Noartri e per questa preparazione la andiamo un pochino a ridurre. Si concentra il colore, sembra quasi un fondo di carne, ha il sapore del ragù. Ora, con questa acqua di ragù prepariamo una maionese che sa di acqua di ragù, perché la polpetta avrà un cuore molto particolare. Quindi uova, limone, questi sono i nostri limoni, aceto di vino bianco, a me l'acidità mi piace tantissimo, un po' di sale, un pochino di acqua di ragù. Poi la mostarda all'ancien, quella con i semi di senape, non esiste una maionese senza quella dentro. Prego, taglia erba, come lo chiamo io, olio extravergine d'oliva. Allora, questo è un olio che ha molta eleganza anche, perché qui comunque vicino c'è il mare. Questa la teniamo morbida perché ci serve proprio come condimento, va assaggiata. Buonissima. Ora facciamo un po' d'ordine, mettiamo a riposo tutti questi ingredienti e ritorniamo alla carne perché la sorpresa sta arrivando. Ora c'è il ripieno della polpetta, diciamo la variazione sulla ricetta tradizionale. Si prende la ciccina, un pezzettino ne basta. Una delle ricette più famose col fassone è la carne cruda, no? E si fa una carne cruda, una semibattuta, la lasciamo con un goccino di masticazione. Basta vedere come entra il coltello per capire che questa carne è tenerissima. Il fassone, la razza piemontese, ha veramente questa caratteristica unica, è una carne magrissima ma super saporita. A questo punto il condimento è questa meraviglia qua che abbiamo preparato prima. Pochissima maionese insaporita con l'acqua di ragù. Basta. Io ci metterei anche un goccino di sale, ma pochissimo, pochissimo. A questo punto interviene Fabio, perché ora viene il bello. Si riprende in mano l'impasto della polpetta come se fosse una pasta fresca.
creare un involucro e dentro ci mettiamo la accarezzata dalla lama, insomma, questa battuta. Questa è per me la cucina, l'artigianalità estrema, la polpetta che diventa un involucro. Le polpette devono avere no, polpettine, queste sono polpette, sono importanti anche dal punto di vista della quantità. Questi sono piatti che tolgono la fame. Ora li passiamo dalla farina, l'uovo e il pane grattato. Per friggere una temperatura che va controllata, chiaramente non deve mai arrivare al punto di fumo l'olio, la panatura deve dorarsi velocemente, perché comunque il primo strato della polpetta è già cotto e il secondo, cioè il cuore della polpetta, deve rimanere solo accarezzato dal calore, quasi crudo. Ecco, così abbiamo tutte le sfumature di Fassone. Partiamo da casa della nonna Norina, che non c'è più, a Migliano, qui sopra Camaiore, e si arriva in Piemonte a visitare gli amici della Coalvi, consorzio di tutela della razza piemontese, e uniamo le nostre culture, quello che fa la cucina. La cucina è contaminazione e ricordatevi, la cucina non è mai invenzione, ma è semplicemente una traduzione delle esperienze di vita, e in cucina comanda un solo elemento, sapete qual è? La natura. Il resto sono tutte, non lo dite nessuna parola, cazzate, ok? Queste le facciamo un po' riposare al fresco, anche in frigorifero, ma non troppo. E intanto noi prepariamo una padella di ferro con dell'olio, usiamo dell'olio d'arachide per la frittura. Ora scoliamola prima. Vai, ecco qua. Bellissima, croccante e morbida all'esterno. Si deve solo croccare l'esterno, dentro può rimanere tranquillamente a temperatura ambiente. Ok, perfetta, che colore meraviglioso, eh? A questo punto io vorrei far notare a lor signori che non ha assorbito assolutamente l'olio, goccia di sale perché il fritto vuole il sale, quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Sempre la maionesina buona buona. Polpettina, anzi polpettona, bella la polpetta così, maionesina sopra e maionesina sopra. Guardate qui, fuori il lesso e dentro la carne condita come l'avevamo vista prima, e poi si fa così. Questa qui è roba illegale, perché qui si mangia la carne in tutte le sue sfumature. Quindi io che vi devo dire, viva la carne di razza piemontese di Fassone, viva le polpette, ma soprattutto ragazzi, viva la vita e quindi viva la cucina. Mangiate bene che poi state meglio, godete, le polpette fanno godere. Grazie.